Rieccoci con un nuovo video, come potete vedere quest'oggi con il tarocco esoterico egiziano. Di conseguenza avremo appunto due varianti, quindi variante 1 e variante 2, tra le quali appunto potrete scegliere. Voi sapete che questo è per tradizione un mazzo che può essere utilizzato ampiamente sia come appunto un mazzo di tarocchi, quindi 78 arcani maggiori e minori, ma anche in particolar modo a livello oracolare. Di conseguenza appunto prevede una molteplicità di utilizzi e ovviamente di domande e altrettante stese. Dunque voi sapete che io amo seguire la tradizione. Di conseguenza appunto con questo mazzo appunto effettuerò la doppia variante. Che cosa appunto andremo a chiedere quest'oggi a questo mazzo di carte? Non ci sentiamo, non ci vediamo da un po' di tempo. Attenzione ragazzi, non deve esserci per forza stata una rottura, cioè questa non è la stesa o non è necessariamente, diciamo così, la stesa di due persone che hanno, diciamo, interrotto più o meno volontariamente la propria storia. A volte ci sono delle situazioni intermedie, ovviamente un po' poco chiare, nebulose, con confini ben poco tracciati, quindi situazioni, relazioni e frequentazioni che ad un certo punto si sfilacciano e si scollano, cioè obiettivamente due persone iniziano a percorrere una strada che ovviamente li porta poi lontani gli uni dagli altri, ma senza magari necessariamente una reale motivazione. Dunque, questa è una stesa in riferimento proprio a situazioni di questo tipo, cioè una persona che non vedete e magari non sentite da un po' di tempo, ma vi ripeto, non necessariamente a seguito di una rottura, di una chiusura. Storia o frequentazione che può essere con una persona libera oppure con una persona impegnata, d'accordo? O voi impegnate. Poi voi sapete che io do sempre tutte le specifiche del caso, ovviamente carta per carta, d'accordo? Quindi è una stesa in riferimento ad una storia che si è in qualche modo un po' persa, diciamo, ma non necessariamente interrotta bruscamente a seguito, per esempio, di una lite o di un tradimento. Semplicemente non ci si vede e non ci si sente da un po'. Vogliamo cercare di capire ovviamente ad oggi, nel presente, questa persona come sta vivendo questo momento di allontanamento, se vi sta pensando. E ovviamente vogliamo anche cercare di capire come agirà ovviamente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quindi ragazzi in un futuro ovviamente più prossimo, e successivamente in terza ed ultima carta obiettivamente vogliamo anche cercare di capire come potrebbe procedere la vostra storia. Quarta carta però fondamentale, gli ostacoli, cioè che cosa in questo momento, nel momento presente, può bloccare questa persona dal rifarsi avanti o comunque dal cercarvi, anche semplicemente dal mandarvi un messaggio. Ostacoli che possono esserci o non esserci, a seconda ovviamente poi del valore della carta. Voi sapete che comunque ragazzi le stese e le letture si devono adeguare comunque ai vari arcani, proprio perché i vari arcani sono un simbolo che possono portarci dinanzi a delle verità sulle quali è ovviamente opportuno riflettere. E proprio a questo serve appunto una stesa tarologica, per permetterci appunto di riflettere su queste verità che grazie appunto ai vari arcani, a questi meravigliosi archetipi, possiamo appunto avere dinanzi ai nostri occhi. Dunque possiamo appunto iniziare la prima variante. Allora, iniziamo dunque a mescolare questo meraviglioso mazzo e dunque per il principio di sincronicità, per chiunque scelga appunto questa prima variante e
voglia sapere la persona del proprio cuore, una persona che stava frequentando o con la quale aveva proprio una storia, come sta appunto senza di voi, se ha intenzione di muoversi, di sbloccare la situazione, se si farà sentire. Quindi puntiamo la domanda su un eventuale incontro, una chiamata, una telefonata, un messaggio. Vediamo un po' se si muoverà concretamente questa persona. Perfetto. Oh. Perfetto. Allora, possiamo dunque appunto iniziare con la prima posizione, ossia appunto vogliamo cercare di capire nel presente questa persona che cosa pensa, cosa prova, come sta ovviamente lontano da voi. Allora, in questo caso abbiamo la carta della luna. Allora, vi pensa tanto perché la carta della luna ci parla di riflessioni, ci parla di nostalgia, ci parla di qualcuno che obiettivamente ha bisogno di voi, qualcuno che vi sogna, qualcuno che vi pensa soprattutto in un'ambientazione notturna, magari proprio prima di addormentarsi. Siete il suo pensiero, un pensiero che però tiene nascosto la carta della luna. Quindi, nel caso in cui sia una persona impegnata, la luna si comprende facilmente. Nel caso in cui sia una persona non impegnata, evidentemente o è una persona molto introversa, che tende a confidarsi poco, magari anche con amici, oppure è una persona che parla poco di voi, oppure di questioni importanti ad amici. La carta della luna ci parla di chi tiene tutto dentro, ma perché sta pensando comunque ad un futuro migliore, perché la carta successiva alla carta della luna è il sole. Quindi è una persona che sta affrontando questo momento, guardandosi dentro, cercando anche, direi in maniera molto intelligente, di capire cosa effettivamente provi per voi, questa persona, cercando di comprendere anche come potrebbe essere il futuro tornando da voi. E ovviamente però, carta della luna, sta pensando a degli ostacoli. Cioè la vostra, diciamo, non chiamiamola per forza rottura, il vostro allontanamento è dovuto a fattori esterni a voi. Cioè la carta della luna parla in particolar modo, vi ripeto, di situazioni nascoste, che devono essere tenute nascoste, oppure ostacoli, nemici e rivali che inizialmente non sembravano particolarmente così agguerriti, ma che poi potrebbero aver creato problemi. Cioè il fatto che ad oggi questa persona faccia fatica comunque a prendere in mano il telefono e scrivervi un messaggio dipende da nemici nascosti, la luna, di cui forse nemmeno voi possiate immaginarne l'esistenza. Cioè evidentemente qui ci sono state persone falsamente amiche che invece di portare ad una sorta di riappacificazione, ad equilibrio il vostro rapporto, possono avere in qualche modo contribuito all'allontanamento fra di voi. Cioè questa persona potrebbe avere degli amici o delle amiche che sono cattivi consiglieri o cattive consigliere. Potrebbe avere una famiglia ostile, per esempio,
alla vostra relazione. Oppure potrebbe esserci magari qualche pettegolo di troppo. Nel caso in cui il vostro rapporto, per esempio, sia nato in un ambiente professionale, questa persona potrebbe temere appunto il pettegolezzo di vari colleghi. Cioè, qui ci sono delle situazioni che obiettivamente hanno un po' fatto da classico bastone tra le ruote in riferimento alla vostra storia. Però è ovvio che la carta della luna non è il re di spade o la regina di spade, cioè non è facilmente identificabile. Perché innanzitutto mi è uscita la carta della luna, quindi non una carta di corte, un personaggio vero e proprio, ma perché in sé la luna rappresenta proprio degli individui che sanno abilmente nascondersi. Cioè, nel caso in cui questa persona possa tornare da voi dicendovi e magari rivelandovi che un'altra determinata persona possa avergli parlato male di voi, ecco, di fronte a questa confessione, voi molto probabilmente non ci credereste, perché vi parrebbe talmente assurdo una persona del genere, che quella persona, quella terza persona possa aver parlato di voi male, che ci rimarreste male altrettanto. Cioè sono nemici nascosti. Quindi obiettivamente ci sono state delle persone di cui voi vi fidavate, voi ma anche lui, e che in qualche modo hanno contribuito ad intralciare il vostro rapporto. Ecco perché la necessità di tenere nascosti i suoi piani, che ci sono, perché vi ripeto, la luna parla di chi fa un viaggio interiore dentro se stesso, si guarda dentro, guarda all'origine dei propri sentimenti e dopo ovviamente averli portati alla luce della coscienza e della conoscenza, alla luce della ragione, questa persona risale ovviamente in superficie e quindi decide, quindi agisce, quindi in qualche modo una persona che sta riflettendo molto, in maniera molto saggia, in maniera molto matura, circa le proprie decisioni e decisionalità. Ma vi ripeto che la cosa non gli è affatto facile e non gli è stata assolutamente facilitata a seguito, vi ripeto, di presenze di terze persone che potrebbero in qualche modo aver messo appunto i bastoni fra le ruote. È chiaro ragazzi che obiettivamente in questa situazione questa persona però non si sta scoraggiando, cioè non è una persona che in qualche modo sta pensando di allontanarsi da voi proprio perché comunque vede queste situazioni, questi nemici, questi rivali, questi ostacoli come invalicabili. Assolutamente no, perché la carta della luna comunque ci parla di chi ha, vi ripeto, una reale progettualità, che ovviamente tiene ben nascosta, ma comunque ce l'ha. Quindi è una persona che non si sta assolutamente perdendo d'animo, anzi si sta guardando dentro. Quindi è una persona che sta reagendo, direi, in maniera piuttosto matura e chiaramente anche sensibile alle problematiche della contingenza. Quindi è una persona effettivamente che, vi ripeto, seppur nel silenzio, non vi sta dimenticando. Cioè, obiettivamente voi potreste chiaramente pensare, non mi scrive, non mi chiama, non gliene importa più nulla. In questo caso con la carta della luna posso dirvi di no, perché la carta della luna parla invece di chi sta ragionando molto, sta riflettendo, si sta guardando bene dentro, ma si sta anche guardando le spalle da, vi ripeto, eventuali ostacoli o nemici. È chiaro che ragazzi, se il vostro è un rapporto con una persona impegnata, la luna è facilmente intuibile, cioè è la propria compagna ufficiale o comunque la famiglia che questa persona ha creato al di là di voi, d'accordo? Quindi si deve chiaramente guardare da una terza persona, ovviamente, magari anche da parenti, che potrebbero non essere d'accordo con il suo avere in qualche modo un rapporto segreto nascosto con voi, alternandolo alla compagna, d'accordo? Potrebbe anche accadere una cosa di questo genere, quindi
Comunque questa persona sta tenendo tutto dentro, però si sta guardando dentro, cioè non è una persona che vi ha dimenticato. La carta della luna, ragazzi, può rappresentare anche delle forme di autoerotismo, quindi è una persona che ovviamente però lo fa pensando a voi, d'accordo? Quindi è chiaro che questa è una persona che in qualche modo sta dedicando anche del tempo fisico al pensiero di voi, d'accordo? Quindi ovviamente ha una bella progettualità che però in questo momento sa che deve tenere in qualche modo in una sorta di limbo, in stand-by, però è anche un modo, a mio avviso, anche per proteggervi, e per proteggere evidentemente anche il vostro amore, quello che questa persona vuole fare con voi. A volte, ragazzi, obiettivamente parlare troppo, sbandierare troppo la propria progettualità, i propri sentimenti, quando magari non si ha di fronte a sé la persona giusta o le persone giuste, può risultare pericoloso, d'accordo? Perché purtroppo non tutte le persone sono felici della vostra felicità. Bisogna sempre stare piuttosto attenti, a mio avviso, a vari consigli, amici, comunque persone che si conoscono poco, perché potrebbero avere, diciamo, un pensiero non proprio benefico e positivo per quanto riguarda la vostra progettualità futura e quindi appunto magari tentare in qualche modo anche solo per invidia di mettervi i bastoni fra le ruote, d'accordo? Quindi confidarsi va benissimo, assolutamente sì, ma chiaramente con persone di cui ovviamente ci si fida, persone che vi vogliono bene e che vi hanno già dimostrato di essere in grado di gioire della vostra felicità. D'accordo? Quindi vi ripeto, non è assolutamente una persona che vi ha dimenticato, è una persona che vi pensa molto, è una persona che prova tenerezza, dolcezza nei vostri confronti, un'emotività molto forte, ma ovviamente anche un forte desiderio erotico, perché la carta della luna è legata al segno del cancro, di conseguenza alla fecondità, all'erotismo, alla sensualità, alla femminilità. Questa è una persona che vi vede molto belle fisicamente, quindi piacete molto a questa persona, vi ripeto, vi vede la femminilità per eccellenza o comunque l'emblema ideale per quanto riguarda il vostro aspetto estetico. Quindi è una persona che non ha nessuna intenzione di cancellarvi né in qualche modo di lasciar andare la vostra storia. Ha una progettualità, ma che, vi ripeto, in questo momento sta ovviamente tenendo ben nascosta. D'accordo? Vediamo dunque che cosa farà questa persona ovviamente nei prossimi giorni, quindi nel futuro ovviamente più prossimo e immediato. Ecco, in questo caso abbiamo la carta del 5 di coppe. Allora, non necessariamente questa persona potrebbe farsi sentire, perché la carta del 5 di coppe ci parla comunque di un tentativo che o potrebbe andare a vuoto, diciamo, oppure di un atteggiamento poco, diciamo, concreto da parte di questa persona che potrebbe magari lasciarsi andare, come tipico della carta del 5 di coppe, se vogliamo anche un po' allo sconforto, nel senso che non in questo mazzo che come vedete è particolarmente tradizionale, ma in altri mazzi il 5 di coppe viene rappresentato da una persona, un uomo, una donna, che sta appunto guardando delle coppe che si sono rovesciate. Quindi andando avanti questa persona è come se si lasciasse un po', per così dire, abbattere, probabilmente appunto o da questi ostacoli, oppure proprio per esempio dal fatto di non vedere da parte vostra magari alcun tentativo di recupero della storia. Fatto sta che potrebbe attraversare con il 5 di coppe a livello emotivo ancora un periodo di tristezza, di solitudine e di spaesamento. D'accordo? Quindi obiettivamente è una persona che potrebbe in qualche modo pensare di star rischiando veramente molto di perdervi o di aver già rischiato moltissimo di perdervi. Infatti è la carta dell'eredità, cioè di qualcosa che è venuto a mancare e ovviamente
di cui si riscuote poi ciò che appunto si lascia in eredità. Quindi in questo caso anche ovviamente il mal tolto, cioè ciò che si è fatto di male è ciò che poi si va in qualche modo a raccogliere. Cioè questa persona sente di aver seminato nel vostro rapporto non il meglio che in qualche modo poteva seminare, cioè sa di non essersi comportata bene questa persona. Il 5 di coppe parla infatti di sensi di colpa, parla infatti di in qualche modo anche rimorsi. Questa persona sa di aver sbagliato tanto con voi, forse molto più di quanto voi possiate immaginare, la carta della luna. Quindi in questo caso questa persona teme ovviamente di avervi perso, ma teme anche in qualche modo di effettuare un ritorno presso di voi perché teme una vostra eventuale reazione. È chiaro che la carta del 5 di coppe ci parla di erotismo, quindi questa persona potrebbe voler tornare da voi in preda ad un forte desiderio fisico per potervi riavere fisicamente. Però attenzione che il 5 di coppe parla ancora di un po' di confusione. D'accordo? Quindi è una persona che sa di aver sbagliato e che teme, tornando da voi, possa ricevere un ennesimo rifiuto. Ecco perché vi parlavo magari anche di un tentativo che poi va a vuoto, cioè per esempio potrebbe chiamarvi, ma per esempio voi potreste decidere di non rispondere. Oppure questa persona potrebbe scrivervi un messaggio, essere sul punto di inviarlo e poi cancellarlo. Cioè una persona che ancora nell'immediato futuro, chiaramente però ragazzi è un 5 di coppe che ci parla di giorni, d'accordo? Quindi non di mesi. Questa persona potrebbe rimanere ancora ferma, proprio perché, vi ripeto, teme un rifiuto e perché in qualche modo sta vivendo ancora 5 di coppe una situazione interiore caotica. Perché, vi ripeto, ci sono delle situazioni esterne a voi come coppia che devono essere ancora sistemate. Se questa è una persona impegnata, fidanzata, sposata, convivente, la motivazione sta in questo. D'accordo? C'è una persona che obiettivamente fa fatica a muoversi perché ha ancora alle spalle questa situazione che comunque gli pesa. Dunque, vi ripeto, per quanto riguarda un tentativo di approccio, potrebbe esserci, ma va a vuoto. O perché trova, diciamo, il blocco da parte vostra, o perché lui, ovviamente, all'ultimo momento decide di non muoversi. D'accordo? Quindi non è ancora la carta del ritorno. Mi fosse venuto il 6 di coppe, vi avrei detto questa persona vi torna, vi scrive, vi chiama. 5 di coppe è ancora un momento di confusione, di spaesamento. Però parliamo di coppe, quindi i sentimenti ci sono, anche se confusi. C'è tanta paura, c'è tanta apprensione, ma c'è anche tanto desiderio fisico. D'accordo? Però questa persona non è ancora pronta. Il percorso della luna, ragazzi, è molto lungo. Non dura giorni, Di conseguenza questa persona deve guardarsi ancora bene dentro per riuscire a capire anche cosa voglia veramente del suo futuro. Si sta guardando dentro, ve l'ho detto, ma ovviamente qui le tempistiche sono un po' più lunghe. D'accordo? Quindi per i prossimi giorni sicuramente difficilmente avrete da questa persona un contatto, o vi ripeto, potreste avere un contatto, ma o molto superficiale, per esempio classico like sui social, oppure qualcosa che va a vuoto. D'accordo? Vediamo però obiettivamente i reali ostacoli che impediscono a questa persona di tornare da voi. Allora, qui abbiamo la carta del diavolo. Allora, la carta del diavolo ci parla appunto di un rapporto che, vi ripeto, o non è libero, cioè l'altra persona è impegnata o voi siete impegnate, oppure parla comunque di un importante, pesante momento di crisi emotiva che questa persona sta attraversando. Cioè questa persona è, ve l'ho detto anche col 5 di coppe, preda dei sensi. Quindi è una persona che potrebbe in questo momento decidere appunto di non farsi risentire da voi o non chiamarvi, proprio perché obiettivamente è in un momento di grande confusione.
un momento di confusione in cui sente molto forte l'impulso fisico nei vostri confronti, perché la carta del diavolo parla di questo, ma parla però anche di un non avere bene le idee chiare da un punto di vista sentimentale ed emotivo. Ve l'avevo detto, ragazzi, con questa carta della luna, questa è una persona che deve andare a recuperare una buona parte della propria interiorità. È una persona che deve portare alla luce della razionalità tutto ciò che non aveva capito di sé e di voi. Quindi qui c'è un lavoro lungo per quanto riguarda l'entrare a contatto con la propria emotività. Il diavolo rappresenta l'oscurità, identicamente alla luna. D'accordo? Quindi questa è una persona che deve fare luce nella propria ombra, l'ombra junghiana. Cioè una persona che sino ad ora, o comunque sino al momento in cui ha frequentato voi, in qualche modo si è fatta guidare dall'istinto, si è fatta guidare dalla parte più oscura di sé, che lo spingeva verso di voi, verso il vostro rapporto, il vostro sentimento, ma obiettivamente poi lo ha mandato decisamente in confusione, perché è arrivato un momento in cui questa persona non è più riuscita a gestire il grande sentimento che provava per voi. La carta della luna e del diavolo mi fanno pensare ad una personalità particolarmente incapace, non necessariamente infantile, incapace di gestire delle forti emozioni. Una persona dedita molto di più, diciamo, passatemi il termine, ad esperienze sentimentali, mordi e fuggi, il diavolo, quindi a qualcosa di banale, di superficiale, a storielle di poco conto, dove l'erotismo aveva, diciamo, la meglio ed era l'unico obiettivo, e di conseguenza trovando invece di fronte una donna con la D maiuscola o comunque una persona matura e saggia come voi, evidentemente questa persona si è dovuta ricredere, cioè ha scoperto che esiste anche l'amore, ha scoperto che esiste qualcosa di più rispetto al torbido a cui questa persona era abituata. Attenzione ragazzi, vi ho detto già dall'inizio con la carta della luna che c'è qualcosa che voi non conoscete di questa persona. Tutti noi abbiamo, diciamo, dei segreti che è giusto mantenere discretamente parte della nostra intimità, ma in un rapporto di coppia è chiaro che il confidarsi e aprirsi all'altro è un punto fondamentale. Ecco, questa persona evidentemente non vi ha raccontato tutto della sua esperienza prima di voi, da un punto di vista sentimentale. Questa era una persona, vi ripeto, che viveva i rapporti in maniera molto superficiale, il diavolo. È una persona che ha sempre creduto anche poco nell'amore. È una persona che potrebbe aver visto nei rapporti uno sfogo unicamente fisico, appunto il diavolo, fine a se stesso però. È una persona che utilizza la sessualità come sfogo ad una vita di frustrazioni. Cioè una persona dedita alla sessualità, a volte in maniera un po' compulsiva e anche magari con persone sbagliate, perché evidentemente ci sono dei pesi, ragazzi, ma sono pesi emotivi qui. Ecco perché, ora capisco perché la carta della luna, che questa persona non ha sino ad ora mai in qualche modo cercato di alleggerire. Cioè questa è una persona che evidentemente non ne va orgoglioso di questo passato, motivo per cui magari non ve ne ha parlato, o magari qualcosa potrebbe anche avervi accennato, però attenzione, vi faccio un esempio, nel caso in cui sia una persona sposata, non è la prima volta che ha tradito la compagna, d'accordo? Quindi probabilmente l'ha già tradita in passato, ovviamente magari con altre persone. Oppure nel caso in cui sia una persona single, potrebbe essere una persona che, sì, d'accordo, potrebbe aver raccontato a voi di aver avuto una storia importante, per carità, però qui ha avuto poi una serie, una miriade di altre frequentazioni fine a se stesse, dove dava molto poco, perché guardate che l'abbinamento diavolo-luna
è un abbinamento particolare. Per cui vi ripeto, al di là comunque di amicizie, come vi dicevo all'inizio, false, quindi persone magari appunto invidiose e che non amano vedere felici gli altri, potrebbero anche essere, queste altre persone diciamo nascoste, delle frequentazioni di cui lui si vergogna e che magari non vi vuole rivelare o di cui non vi ha parlato, qualcosa che magari voi potreste aver scoperto di lui, quindi un lato del suo carattere che voi potreste aver scoperto e che ha portato al vostro allontanamento, ad esempio. D'accordo? O questa persona, vi ripeto, pur non avendovene parlato, però sa e sente che in coscienza dovrebbe farlo, oppure obiettivamente questa persona teme che questo suo passato possa essere mal visto da voi e che quindi voi possiate decidere di chiudere. Cioè la carta del diavolo parla di, vi ripeto, un atteggiamento molto superficiale che questa persona ha avuto in amore e che però non ha più potuto avere nei vostri confronti, cosa che lo ha tremendamente spaventato. Quindi vi ripeto, la vera e reale motivazione per cui questa persona non vi sta chiamando e cercando non sono tanto, vi ripeto, persone esterne a voi che potrebbero non vedere di buon occhio il vostro rapporto, anche, d'accordo? Ma primariamente qui c'è un atteggiamento sbagliato di cui questa persona vuole ripulirsi, ma sa che obiettivamente qui ci vuole molto tempo, perché come vi dicevo con la carta della luna, questa persona deve scendere con saggezza, con maturità dentro se stessa per cercare di comprendere cosa ne sta facendo della sua vita. D'accordo? Quindi qui c'è un percorso importante, una sorta di tabula rasa, un ripulirsi l'anima e non solo, cioè questa è una persona che evidentemente non si è comportata bene, quindi deve andare a rivedere alcune situazioni del suo passato che deve cancellare il diavolo in maniera molto severa dalla propria vita e dalla propria esistenza. D'accordo? Quindi il diavolo ci parla, vi ripeto, di una situazione di caos e di confusione, proprio perché ci viene in accezione negativa, che spingerebbe eroticamente questa persona a ricontattarvi, ma sa che non si comporterebbe bene con voi e che quindi molto probabilmente di fronte ad un atteggiamento così poco educato e galante, voi sareste disposte a ovviamente portare di nuovo questa persona alla porta e ovviamente chiudergli ogni possibilità di ritorno. Quindi questa è una persona che sa che deve tornare da voi, quando tornerà da voi lo dovrà fare in maniera saggia, matura e consapevole, perché sa che non si è comportato bene con voi. D'accordo? Perché evidentemente di fronte ad un carico così importante di sentimento che già provava per voi, ve lo garantisco, non è riuscita questa persona in qualche modo a gestire questo carico. Quindi è una persona che deve imparare a vivere meglio le relazioni, utilizzando per carità l'erotismo e la sessualità, che sono qualcosa di meraviglioso, ma legandole al sentimento, non slegandole e semplicemente prendendosi dei 10 minuti, quarto d'ora, 20 minuti di follia erotica per poi continuare a svolgere la propria vita e quotidianità, soprattutto nel caso in cui sia una persona impegnata, cioè non può vivere le situazioni in questo modo, cioè non può pensare di andare a vivere tutti i rapporti allo stesso modo, cioè deve imparare a vivere comunque l'erotismo e la sessualità in maniera molto più consapevole e in qualche modo legandola ad un reale sentimento. Quindi questa è una persona che ha sempre vissuto in maniera dicotomica e disgiunta il rapporto d'amore e il rapporto fisico. E questo chiaramente gli ha portato e gli porta ad oggi una grande confusione, perché per voi straordinariamente desiderava entrambe le cose, ma è impreparato a viverle. Perché è come se si trovasse a dover parlare da un giorno all'altro una lingua completamente diversa, sconosciuta. È difficile, eh? Quindi è chiaro che voi due non parlavate la stessa lingua.
qui ci sono delle differenze notevoli caratteriali, quindi lati del carattere di questa persona di cui forse non vi aveva parlato, che però lui vuole risolvere perché ci sta mettendo tutto l'impegno, però è chiaro che qui le tempistiche sono un po' più lunghe perché anche il diavolo è una carta un po' lenta, d'accordo, esattamente come la luna. Ecco perché evidentemente in qualche modo questa persona sta prendendo tempo. Ci sta. Vediamo in ultima carta, in ultima posizione, che cosa invece accadrà tra voi, ovviamente in tempistiche un po' più lunghe. Qui abbiamo una carta meravigliosa. Allora, qui abbiamo la carta del mondo. Allora, ragazzi, la carta del mondo parla del ritorno, parla però finalmente, ecco appunto, cambiar pelle. Parla proprio obiettivamente di una situazione che obiettivamente richiede un chiudere un ciclo, ma chiuderlo drasticamente. Il mondo è l'ultimo arcano, ovviamente, del percorso del bagatto, quindi questa persona deve chiudere con il passato completamente e ripartire da zero, ve l'ho detto con la carta della luna. Cioè questa è una persona che deve assolutamente rivedere la propria interiorità. È una persona che deve guarire. Ragazzi, la carta del mondo parla di guarigione. Quindi è una persona che prima di tornare da voi deve affrontare un percorso molto importante. Quindi un percorso impegnativo, un percorso che imporrà a questa persona un grosso cambiamento, un cambiamento che però deve partire da dentro. Solo così arriverà finalmente alla fine del proprio cammino, lasciandosi alle spalle un passato brutto che ha questa persona e avendo davanti a sé il proprio cammino, libero da qualsiasi negatività. Quindi questa persona può iniziare finalmente un nuovo cammino ex novo con voi. La carta del mondo parla di un incontro, quindi più che chiamarvi, questa persona vorrà proprio vedervi, perché parla di un incontro importante che ovviamente porterà grande successo e riconoscimento e che obiettivamente vi farà capire ad entrambi, a voi e a lui, che siete fatti l'uno per l'altra. Però obiettivamente qui ci vuole del tempo. Le tempistiche del mondo non sono lunghissime, perché è una carta abbastanza veloce, che va da poche settimane, 3 settimane circa, a un paio di mesi. Quindi sicuramente entro le prossime settimane, entro i prossimi 2, ma proprio 3 mesi al massimo, questa persona vi richiamerà, vi ricercherà, ma soprattutto vi vuole rivedere e rappresenta sicuramente una persona che tornerà cambiata, ma completamente. Voi farete quasi fatica a riconoscere questa persona. La carta del mondo parla del successo su grane, ostacoli, truffe, illusioni, disillusioni, cioè questa persona andrà a eliminare tutti gli ostacoli, a parlare chiaro di fronte a determinati nemici, a rimetterli al loro posto. Nel caso in cui sia una persona impegnata, potrebbe veramente decidere di lasciare la compagna ufficiale e porre fine al proprio rapporto e quindi poi decidere effettivamente di tornare con voi. Ma è un percorso faticoso, ragazzi, la carta del mondo, perché parla obiettivamente di, vi ripeto, un partire da una riflessione importante, capendo che sino ad ora il proprio percorso è stato un percorso fallace, che non ha portato alla felicità e che non avrebbe portato soprattutto voi alla felicità. Quindi questa persona sa che ovviamente dovrà tornare da voi, ma completamente diversa. E voi la riaccetterete assolutamente, perché la carta del mondo è la carta proprio del coronamento del sogno, addirittura di un vero e proprio fidanzamento, quindi di un'unione felice e duratura. Ma questa persona deve tornare cambiata e tornerà cambiata. D'accordo? Quindi nel momento in cui il vostro percorso sia un percorso logico, sia un percorso veritiero, sia un percorso pulito, onesto, libero da terze e quarte persone, quindi qui sicuramente c'è vittoria sugli ostacoli e c'è un'evoluzione, c'è una guarigione, c'è il premio a tanta attesa, anche una ricompensa a voi, ma ovviamente in questo caso avverrà sicuramente sì, ma dopo un percorso lungo e un percorso importante. D'accordo?
La carta del mondo può parlare anche di un viaggio, quindi questa persona potrebbe effettuare un viaggio che gli servirà probabilmente all'estero, anche molto per riflettere, per capire. Cioè un viaggio che non sarà di divertimento, ma di riflessione e saggezza. Inoltre la carta del mondo è legata a 2 giorni in particolare, il lunedì e il venerdì. Quindi saranno 2 giorni fondamentali in cui le energie saranno molto forti da parte di questa persona, per cui potrebbe proprio cercare di ricontattarvi in uno dei prossimi lunedì o venerdì a venire. D'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente qui c'è un percorso che questa persona dovrà andare appunto a compiere, un percorso che porterà ovviamente a un grande successo. Però qui attenzione, c'è questo diavolo e questa luna che in qualche modo devono essere cancellate. Ecco perché vi dicevo nell'immediato futuro è difficile che questa persona si faccia risentire, o farà dei tentativi molto superficiali o comunque obiettivamente tentativi che andranno a vuoto, ma perché chiaramente questa è una persona che ha bisogno, vi dicevo, comunque di tempistiche importanti, perché deve guardarsi dentro questa persona, d'accordo? Quindi deve riflettere molto su se stessa e chiaramente sulla propria vita, su ciò che ne ha fatto sino ad ora della propria vita sentimentale, e solo allora quindi tornerà da voi, ma tornerà cambiata. E proprio come vi dicevo prima, qui ci sarà un incontro molto importante che servirà ovviamente ad entrambi per capire che il vostro rapporto può ripartire, però vi ripeto, su basi completamente nuove e completamente diverse. D'accordo? Quindi una stesa che terminerà ed è terminata in maniera molto molto importante, molto bella, vi ripeto, con un rapporto che riprende assolutamente, ma cambiando completamente. Quindi è come se voi ripartiste da zero con questa persona, perché questa persona tornerà cambiata e lo farà proprio in virtù di questa riflessione, guardandosi dentro e cercando di cambiare delle veramente brutte abitudini, ragazzi, questa persona ha avuto sino ad ora e che però non vuole ovviamente portare avanti, perpetrare con voi, proprio perché si rende conto che voi siete una persona completamente diversa, che avete conquistato non solo il suo corpo, ma anche il suo cuore. Quindi una stesa molto molto bella. D'accordo? Io ve lo auguro veramente con tutto il cuore. Ovviamente, come sempre, buona fortuna. Rieccoci dunque per affrontare la seconda variante. Dunque, appunto, per il principio di sincronicità, per tutti coloro che appunto sceglieranno la seconda variante, cerchiamo appunto di capire questa persona con la quale avevate una storia, una frequentazione, ovviamente persona che non vedete e non sentite da un po', cerchiamo dunque di capire appunto se questa persona si farà sentire, se vi contatterà, cerchiamo di capire perché non lo sta facendo e cerchiamo di capire ovviamente come sta in questo momento appunto di lontananza rispetto a voi. Allora, iniziamo a mescolare appunto il mazzo. Perfetto. Dunque, io appunto allontano il mazzo come sempre dal tavolo di stesa e appunto iniziamo dalla prima posizione, ossia in questo momento appunto questa persona come sta e come sta appunto vivendo questo momento di allontanamento da voi. Vediamo un po'. E qui abbiamo un 3 di coppe. Allora, questa è una persona assolutamente ottimista
E il 3 di coppe ci parla addirittura immediatamente di un contatto, cioè questa persona conta di sentirvi o comunque di rivedervi, perché generalmente il 3 di coppe parla proprio di comunicazione o comunque di un incontro vero e proprio che questa persona conta di avere appunto con voi entro pochissimo tempo. Quindi è una persona che ha voglia di interrompere assolutamente questo momento, diciamo, di chiusura o comunque di allontanamento. È una persona molto ben disposta e vi ripeto ottimista in riferimento al vostro rapporto, cioè non è una persona che obiettivamente teme di non vedervi o di non sentirvi più. Il 3 di coppe è una persona che appunto ci parla di un volervi rivedere, un volervi rincontrare, parlando anche di qualcosa di molto profondo. Parliamo di coppe, un 3 di coppe, quindi è una persona che vi vuole vedere per rivelarvi qualcosa. Cioè evidentemente questa persona deve dirvi qualcosa, deve rivelarvi qualcosa, perché il 3 di coppe parla proprio, vedete, di una sorta di riuscita, di risoluzione per quanto riguarda appunto il problema che potrebbe aver portato all'allontanamento di questa persona o comunque in qualche modo non farsi sentire, non farsi vedere. Cioè questa è una persona che vuole sveltire le cose, vuole velocizzare molto le cose. Ecco, questa variante inizia già ovviamente in maniera totalmente opposta rispetto alla variante precedente, dove invece c'era una lentezza molto importante, un finale molto bello, ma comunque una lentezza estrema, direi. In questo caso invece questa persona vuole proprio accelerare le cose e vi ripeto anche per cercare proprio di portare a risoluzione il problema che o l'ostacolo che in qualche modo possa essersi interposto fra di voi. Difatti, ragazzi, è una carta di grado terzo, cioè che cosa vuol dire? Che qui abbiamo evidentemente o tre persone, quindi questa è una persona impegnata o voi lo siete, quindi c'è una terza persona in più che in qualche modo potrebbe aver creato problematiche tra di voi, oppure c'è un ostacolo, non necessariamente quindi un ostacolo fisico, una persona vivente in carne e ossa, può essere un ostacolo di qualsiasi genere, può essere anche la lontananza, perché di solito le carte di grado 3 rappresentano appunto o uno spostamento, un viaggio però piuttosto importante che questa persona possa aver dovuto in qualche modo affrontare, oppure proprio una lontananza a una distanza geografica, magari il vostro è un rapporto nato appunto per esempio online, quindi sui social, quindi questa persona vuole in qualche modo portare a termine questa situazione con voi, ma non per farla terminare, bensì per farla evolvere, perché appunto le carte di grado 3 rappresentano proprio un'evoluzione, quindi un andare oltre una situazione stagnante, d'accordo? Quindi è una persona che nel caso in cui, per esempio, sia stata indecisa tra voi e un'altra persona, ha una soluzione, quindi ha fatto una scelta. Nel caso in cui sia una persona impegnata, sta pensando al suo futuro, quindi effettivamente ha, diciamo, disimpegnarsi con l'altra persona per potersi in qualche modo invece avvicinare a voi. Nel caso in cui sia una persona lontana, perché vive per esempio all'estero, vuole avvicinarsi a voi, quindi sta cercando delle soluzioni pratiche al problema che potrebbe aver portato al vostro, diciamo, allontanamento. D'accordo? Però vi ripeto, è una persona molto ottimista, è una persona che ci crede, è una persona che vuole assolutamente potervi vedere, vuole incontrarvi, è una persona che vi desidera moltissimo ed è una persona che, vi ripeto, ha molta fiducia in voi, nel vostro rapporto e ci crede. Crede sicuramente che il vostro rapporto andrà a soluzione, a risoluzione, cioè che molti dei vostri problemi verranno meno. Vi ripeto, potrebbe proporvi un incontro, quindi aspettatevi comunque un suo tentativo di riavvicinamento, quindi o un messaggio, oppure nel caso in cui siate per esempio colleghi, potrebbe offrirvi un caffè per in qualche modo ristabilire una forma di comunicazione. Potrebbe tentare un riapproccio nei vostri confronti per portare in qualche modo la vostra storia ovviamente a risoluzione e a riprendere, perché è una sorta di rinascita.
Qui parliamo di coppe, cioè voi piacete molto a questa persona, sia fisicamente che anche emozionalmente, cioè una persona già legata a voi, molto legata a voi, perché il 3 di coppe parla di corteggiamento, parla di romanticismo, parla, vi ripeto, di invito, di un incontro galante che questa persona ha in mente, ovviamente, di svolgere con voi, cioè una persona che ha voglia di vedervi, di incontrarvi, di abbracciarvi. Quindi è una situazione decisamente molto diversa alla variante precedente, alla stesa precedente, perché questa è una persona che non punta tanto solo sulla fisicità, sulla sessualità, è una persona che vuole vivere il vostro rapporto partendo da una grande emozionalità, cioè da un sentimento che lui sente e percepisce come molto importante e forte fra ovviamente voi due. D'accordo? Quindi aspettatevi sicuramente una chiamata, comunque un tentativo da parte di questa persona di raggiungervi, vi ripeto, o attraverso un messaggio, attraverso una telefonata o un approccio proprio diretto, volto ad ottenere che cosa? Un ulteriore invito, quindi un incontro, comunque a farvi capire una sorta di dichiarazione in riferimento a ovviamente quello che voi siete per questa persona. Le tempistiche, vi ripeto, sono molto veloci perché è una carta di coppe che ovviamente rimanda al segno del cancro, quindi obiettivamente già ci siamo, di conseguenza qui parliamo addirittura di qualche giorno o al massimo qualche settimana, d'accordo? Quindi la carta del 3 di coppe è una carta sicuramente molto positiva, che in questo caso denota comunque una persona che ha bisogno, ha proprio l'urgenza di dirvi qualcosa, qualcosa che vada a superare una problematica che si è interposta appunto come terzo elemento fra di voi e che però lui ha tutta l'intenzione di eliminare come problema. Di conseguenza, devo essere sincera, è una partenza molto bella e molto positiva per quanto riguarda questa stesa. Dunque, vediamo nel futuro più prossimo, più vicino obiettivamente, che cosa accadrà tra voi e questa persona. Che carte meravigliose! Allora, qui abbiamo il, vedete, fante di bastoni. Allora, questa è una persona che ha voglia, vi ripeto, di vedervi, ha voglia di incontrarvi ed è sicuramente una persona che ha voglia di raggiungervi e di scrivervi di nuovo una carta di contatto. Quindi qui c'è un dialogo, ragazzi, con questa persona non c'è niente da fare, parlerete. Il fante di bastoni, tra l'altro, è una carta molto veloce perché ci sta parlando proprio come il 3 di coppe di sicuramente un incontro che avverrà, ci sarà uno scambio dialogico molto bello, molto sentito, perché il fante di coppe parla appunto di un individuo che si avvicina ad un altro per grande curiosità, con uno slancio, perché parliamo di bastoni ovviamente, uno slancio che è portato sicuramente da un forte desiderio fisico. 3 di coppe, fante di bastoni. Questa persona è pazza di voi fisicamente, vi desidera moltissimo. E vi ripeto, è tipico proprio per ragazzi di definizione, il fante di bastoni, appunto, il farsi avanti per comunicare qualcosa, per vedere se ci sono possibilità, per capire se voi siate o meno disposte comunque a riprendere la storia. Quindi il fante parla oltremodo rispetto al 3 di coppe di comunicazione, d'accordo? Quindi è una persona che assolutamente vi vuole vedere, vi vuole sentire, vi vuole parlare, è una persona che ha tutta l'intenzione di dichiararsi. Se non vi ha ancora detto che voi gli piacete, che è interessato a voi, lo farà e lo vuole fare. Se è una persona che non ha mai cercato in qualche modo di iniziare un rapporto serio, comunque ufficiale con voi, lo vuole fare. Se è una persona che è impegnata, vi ripeto, sta pensando al suo futuro, vuole programmarlo, bastoni, progettarlo concretamente. Di nuovo, ragazzi, mi torna la carta dello straniero, quindi potrebbe essere una persona che viaggia molto per lavoro, si sposta molto per lavoro o che comunque vuole in tutti i modi potervi raggiungere e quindi ovviamente potervi parlare, ovviamente con l'intenzionalità di creare un rapporto più stabile. Quindi il fante di bastone è un arcano di movimento, quindi parla di notizie, di comunicazioni, una lettera, una telefonata, un contatto, quindi piccoli movimenti che però saranno importanti e fatti per dare ovviamente a voi tutte le certezze di cui voi avete bisogno. D'accordo? Quindi in questo caso
abbiamo sicuramente una situazione molto importante che, vedete, andrà a prendere corpo, qui parlavamo di evoluzione, proprio perché questa persona vuole programmare, progettare qualcosa di importante per voi. Magari, ecco, il fante di bastoni ci parla anche di qualcosa di inconsueto, quindi sicuramente questa persona potrebbe magari portarvi comunicazioni in modo un po' strano, in modo magari originale, non sicuramente negativo, perché a voi farà veramente molto piacere, d'accordo? Quindi qui sicuramente c'è un'unione, c'è il tentativo, se non altro, di riprendere un rapporto vero e proprio. Tra l'altro, vi ripeto, anche entro pochissimo tempo, proprio perché è una persona che vi corteggerà, perché il fante di bastoni rappresenta proprio il corteggiatore. Quindi sicuramente questa persona vi farà capire che voi gli piacete e che ha tutte le intenzioni di, ovviamente, ricostruire il rapporto con voi. Tra l'altro, vi ripeto, in breve tempo, e questa persona non perderà tempo, perché vi ripeto, comunque la carta del fante di bastoni parla di chi si muove velocemente, che prenderà velocemente una decisione, anche magari sulla scorta di una sorta di aiuto da parte del destino, approfitterà, diciamo, di rapina di una situazione per poter, ovviamente, cercare di smuovere la situazione, quindi agirà tempestivamente. Vi ripeto, potrebbe anche farvi una sorpresa e farvi capire obiettivamente che ha voglia di voi, che ha voglia di stare con voi. Quindi questa è una stesa totalmente diversa dalla precedente. Questa persona ragiona poco, si fa molto prendere dall'istinto. Qui abbiamo un fante, quindi o è molto giovane questa persona, quindi obiettivamente non supera i 30 anni, oppure una persona comunque che vive in maniera molto giovane, molto spensierata, molto tranquilla e molto serena, d'accordo? Quindi è chiaro che in questo caso la carta dello straniero ci parla proprio di, in qualche modo, un tentare di capire obiettivamente come poter smuovere la situazione per ritornare da voi e, vi ripeto, proprio cercare di ricostruire una situazione che in qualche modo potrebbe essersi appunto sfilacciata o anche semplicemente persa, d'accordo? Vuole riprendere questa persona questo cammino con voi, assolutamente. Quindi è una persona che vi arriverà e vi ripeto anche con delle modalità che potrebbero stupirvi, quindi anche in maniera improvvisa, con una sorpresa che però ovviamente ragazzi vi stupirà in maniera positiva, cioè non è uno shock negativo, d'accordo? E vi ripeto entro qualche giorno, al massimo qualche settimana. Aspettatevi quindi il tentativo di un vero e proprio contatto da parte di questa persona, un contatto anche proprio pratico. Vediamo però perché sino ad ora questa persona non ha agito, cioè i reali ostacoli tra di voi. Allora, qui abbiamo l'asso di denari. Allora, questa persona si è sentita incapace di comunicare con voi. Allora, o evidentemente era in viaggio per lavoro, dunque è stata una persona particolarmente impegnata, anche se ovviamente si sa ragazzi che per scrivere un messaggio, anche un semplicemente ciao come stai, ovviamente bastano anche pochissimi secondi per scrivere e inviare. È chiaro che evidentemente qui ci sono state proprio delle difficoltà nella comunicazione. Allora, mi spiego. O effettivamente una storia tra due persone impegnate, per cui lui è impegnato e non riesce a scrivervi, perché magari evidentemente in questo periodo è con la compagna ufficiale, essendo comunque un periodo di vacanza, o voi siete impegnate e quindi lui non è riuscito in qualche modo a contattarvi. Oppure, vi ripeto, è una persona che evidentemente per lavoro ha avuto delle problematiche reali di comunicazione, per cui per esempio non è riuscito a contattarvi perché evidentemente si è trovata in una condizione comunicativa ovviamente disagevole. Oppure, vi ripeto, questa persona può aver tentato magari più e più volte di contattarvi, ma per qualche ragione comunque il vostro sentirvi non è andato comunque a buon fine, quindi potrebbe aver tentato già precedentemente di scrivervi o di contattarvi, ma obiettivamente ci sono state, diciamo, delle interferenze che hanno impedito a questa persona di portare avanti la telefonata piuttosto che di scrivere fisicamente il messaggio. Oppure nel caso in cui per esempio tra di voi ci sia un rapporto davvero embrionale, però per cui questa persona potrebbe non aver magari più il vostro numero di telefono, quindi potrebbe essere accaduto qualcosa
in riferimento proprio alla comunicazione. Quindi questa persona potrebbe essere stata in difficoltà proprio nel sentirvi, nello scrivervi, nel chiamarvi, oppure, vi ripeto, questa è una persona che per esempio non ha magari ancora il vostro numero di telefono, voi non avete il suo, quindi c'è una conoscenza diciamo superficiale, di conseguenza in qualche modo vi siete semplicemente magari guardati o comunque corteggiati, avete semplicemente flirtato, però non avete mai vissuto qualcosa di effettivamente concreto, per cui appunto questa persona non ha mai potuto in qualche modo mandarvi un vero e proprio messaggio e magari per condizioni terze non vi siete poi più rivisti e di conseguenza questa persona non sa come potervi contattare, d'accordo? O magari siete semplicemente colleghi di lavoro, non avete il numero di telefono l'uno dell'altra e per esempio questa persona per discrezione non vuole, appunto per evitare pettegolezzi o malelingue, in qualche modo chiedere ad altri il vostro numero di telefono, magari non riuscendo a farlo direttamente a voi. Quindi c'è qualcosa che ha proprio bloccato fisicamente il vedervi e il sentirvi, d'accordo? Per cui questa persona è stata in difficoltà. Un'altra ragione potrebbe ovviamente essere dettata dal fatto che ci sono state delle comunicazioni sbagliate tra di voi che potrebbero aver portato appunto a momenti di incomprensione e quindi ovviamente sia voi che lui o in particolar modo l'altra persona potrebbe essersi risentita per qualcosa che è stato detto o da voi o durante comunque un vostro momento di discussione, per cui questa persona si è in qualche modo zittita, ha preferito tacere, rimanere in silenzio, piuttosto che magari creare delle ulteriori situazioni di dialogo che avrebbero potuto portare ad una discussione vera e propria. Cioè ha preferito in qualche modo rimanere in disparte. Cioè qui le problematiche sono legate alla comunicazione. Cioè vi ripeto, o questa persona per qualsiasi motivazione, come diversi esempi che vi ho appena fatto poco fa, non è proprio stata in grado di appunto contattarvi, perché magari vi ripeto non ha il vostro numero di telefono, lo ha perso o non è riuscita a contattarvi o non può, ovviamente, oppure vi ripeto, in questo caso questa persona ha preferito in qualche modo chiudere momentaneamente le comunicazioni con voi perché c'era qualcosa nelle vostre stesse comunicazioni che può averlo indispettito, anche magari irritato, e quindi ha preferito momentaneamente un momento di stand-by per evitare poi effettivamente di creare un grosso litigio, d'accordo? Quindi per non portare le cose ad esasperazione. Quindi è una persona che obiettivamente dà molta importanza al momento dialogico e quindi ha preferito preservarlo, d'accordo? Ecco perché, ora capisco perché ha qualcosa da dirvi, cioè molto probabilmente questa persona deve chiarire una sua posizione, un suo modo di fare, un suo modo di effettivamente aver portato sino ad ora avanti il vostro rapporto, la vostra conoscenza, d'accordo? Però vi ripeto, questa persona ha tanta voglia effettivamente di in qualche modo parlarvi, d'accordo? Quindi è una persona che vuole comunicarvi qualcosa, forse anche deve darvi delle spiegazioni, d'accordo? Vediamo dunque in ultima posizione che cosa accadrà tra voi e questa persona in un futuro ovviamente più distante. E qui abbiamo una carta meravigliosa, ossia la carta del mago. Allora ragazzi, sicuramente la carta del mago ci parla di un inizio, un nuovo inizio, anzi è il primo ovviamente arcano rispetto ai 22 arcani maggiori, rappresenta ovviamente un rapporto che inizia o ricomincia ex novo, è una persona che ovviamente cercherà di mettere in atto tutte le sue capacità oratorie per appunto riuscire in qualche modo a riportarvi da lui. Il mago sicuramente è una persona che rivuole ciò che ha perso, è una persona che vuole riconquistarvi ed è una persona che ce la farà, perché la carta del mago rappresenta appunto colui che, vedete, riesce in qualche modo a rendere l'impossibile possibile, cioè una persona che obiettivamente riuscirà in qualche modo a
trasformare quelli che sono i suoi sogni e i suoi desideri, ovviamente, in realizzazione piena. In questo caso il matto rappresenta colui che riesce a dirigere l'energia dall'alto verso il basso, che è uno dei principi esoterici. Quindi sicuramente è una persona molto furba, è una persona brillante, è una persona che comunicativamente parlando ci sa fare, quindi è una persona che saprà conquistarvi e riconquistarvi. È una persona che ha una grande capacità di seduzione e di conquista, d'accordo? Quindi è una persona che riesce in qualche modo a convincervi e vi convincerà a ritornare con lui o comunque a riprendere la vostra frequentazione. È una persona molto astuta, molto furba, molto intelligente ed è anche molto consapevole. Vi ribadisco l'età anagrafica, quindi o è una persona molto giovane, che è tipico della carta del bagatto, non supera di solito i 30-35 anni, oppure una persona molto giovanile, anche proprio nel look, nei modi di fare, e vi ripeto, ha un'intelligenza molto fervida, è una persona molto molto astuta. Ha ovviamente però come contraltare quali caratteristiche? Quelle di essere ad esempio a volte un affabulatore, cioè una persona che a parole sa dire fare tanto, poi però a fatti bisognerà poi cercare di capire in futuro come procederà questa situazione, perché il bagatto agisce in maniera temeraria, coraggiosa, astuta, intelligente, riuscirà in qualche modo a riprendere questa storia con voi o comunque la vostra frequentazione, e lo farà, vi ripeto, perché voi siete il suo obiettivo. Bisognerà poi vedere nel corso dei mesi come andrà avanti questa situazione, perché questa è una persona che torna con tutte le buone intenzioni. Vi dicevo, ha una grande progettualità, e il bagatto ne ha di progettualità. Il bagatto parla di manifestazione, parla di qualcuno che è in grado di trasformare ciò che vuole in realtà, e la creatività è il principio attivo per eccellenza. D'accordo? Quindi è una persona che avrà le idee ben chiare, che avrà eliminato ovviamente tutti questi motivi di in qualche modo intralcio. Però, vi ripeto, è una persona abile che ci sa fare e obiettivamente è il primo arcano di tutto il percorso del bagatto. Voi poi sapete, ragazzi, che io tendo poi a rifare le stese dopo un certo lasso di tempo, di conseguenza andremo comunque ancora a tener d'occhio la situazione, perché il bagatto parla di un ricominciare, quindi un qualcosa che obiettivamente riparte e riparte molto bene. Poi chiaramente terremo d'occhio la situazione. Per il momento, vi ripeto, è una persona che farà di tutto per riconquistarvi e ce la farà. Tra l'altro vi ribadisco le tempistiche velocissime, perché entro addirittura pochissimi giorni, al massimo 2-3 settimane, un mese proprio al massimo, questa persona vi darà un segno importante del suo voler ritornare da voi. Chiamata, vi ripeto, messaggio, perché anche il bagatto, come tutte e quattro le carte estratte, rappresentano una comunicazione. Quindi questa persona entro pochissimo tempo comunicherà di nuovo con voi, vi farà capire obiettivamente quello che pensa e che vuole da voi. Quindi qui c'è proprio una situazione che riparte, quindi una forte attrazione, un forte magnetismo e una conquista che questa persona porterà a termine anche nel migliore dei modi, perché parla appunto di successo, parla di grande abilità, di uno sforzo importante. Quindi qui riprende la storia, ovviamente grazie proprio alla fiducia anche che voi saprete dare alle parole, alle dichiarazioni che questa persona vi farà. D'accordo? Solitamente l'arcano del mago, tra l'altro, si rifà al segno zodiacale dei gemelli, di conseguenza obiettivamente come periodo ci siamo, d'accordo? E in particolar modo ai giorni di martedì e mercoledì, quindi giorni in cui queste energie si faranno maggiormente sentire. I tempi, vi ripeto, sono brevi, l'azione è rapidissima, parliamo di qualche settimana al massimo. Questa persona cercherà il modo per potervi appunto ricontattare e portare avanti la propria azione, d'accordo? Il bagatto parla proprio di forza generativa maschile, quindi questa persona tornerà da voi perché ovviamente vi desidera, d'accordo? Voi piacete molto a questa persona e farà di tutto per cercare di riconquistarvi e vi ripeto, ce la farà.
D'accordo? Quindi qui potrebbe proprio nascere un vero e proprio rapporto sentimentale nel caso in cui tra di voi ci sia stato semplicemente un flirt, diciamo qualcosa di embrionale, o comunque ci sarà effettivamente una storia che riparte. D'accordo? Poi ovviamente è una situazione che al di là dell'entusiasmo iniziale andrebbe comunque ancora tenuta d'occhio, d'accordo? Ma voi sapete che appunto io tendo poi a rifare comunque le stese, dunque cercheremo di capire come poi proseguirà e procederà appunto questa storia, d'accordo? Però obiettivamente è una situazione che andrà avanti, vi ripeto, molto velocemente, quasi a volte anche un po' bruciando le tappe, ma vi dicevo che questa è una persona molto istintiva e che coglierà al volo una determinata occasione per corteggiarvi, farvi capire molto di sé. D'accordo? Quindi qui c'è qualcosa che parte, che inizia o ricomincia una situazione molto positiva e ovviamente che parte con le migliori intenzioni. D'accordo? Quindi qui ci sarà anche un chiarimento, il mago parla appunto di un chiarirsi, di un cancellare ciò che è stato per appunto ricominciare da capo. D'accordo? Quindi questa è stata una stesa molto bella, ovviamente all'insegna della velocità e sicuramente delle tante comunicazioni e anche evidentemente dell'incontro risolutivo che questa persona riuscirà ad avere proprio come appunto i suoi desideri. Ma questa è una persona molto furba, che sa effettivamente cogliere al volo qualsiasi opportunità e momento giusto. D'accordo? Di conseguenza questa è una risposta molto positiva ovviamente alla domanda, per cui vi ripeto è una situazione molto molto bella. Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, cercate di essere ottimiste esattamente tanto quanto lo è questa persona e come sempre buona fortuna.